Oggi sto per assistere per la prima volta nella mia vita a qualcosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo. Una tradizione che va avanti da quasi 500 anni. Uno sport, una battaglia, uno spettacolo. Benvenuti nel calcio storico fiorentino. Sono stato invitato a Firenze dal presidente italiano della BKFC, Gabriel Rapisarda, e insieme a Senpai Luigi e Senpai Simona siamo partiti per vivere questa esperienza dal vivo. Oggi ragazzi mi trovo per la prima volta a Firenze con il Senpai Luigi, Senpai Simona che è qua dietro, perché Senpai Luigi noi ci siamo imbucati. Senpai Luigi è stato invitato a guardare il calcio storico fiorentino dal presidente Gabriel Rapisarda della BKFC, quindi abbiamo detto ehi, perché non fai una scampagnata per girare per Firenze e vedere un attimino com'è Firenze, Senpai. La prima volta che... no, per te la seconda, l'anno scorso sei andato. Sono venuto altre volte, Firenze è bella, stupenda. Sì, ma non per il calcio storico. Il calcio storico no, sono venuto per il calcio storico l'anno scorso. Una a volta. Firenze sono arrivato altre volte. Com'è? Tu hai detto che Non ti non ero arrabbiare, venuto a Firenze. Non sei mai venuto per il calcio storico, Senpai? La seconda volta che... Per me è la prima volta. Ce l'ha spiegato Ernesto Papo in un'intervista più o meno come funziona tutto il però non mi ricordo niente. Spero di riuscire a capire come funziona. Io ci ho messo tipo una partita per capire che facevano, oltre che massacrarsi di pugni. Ma prima di entrare nel cuore dell'evento abbiamo fatto una tappa obbligatoria. Siamo stati in uno storico locale appartenente ai Rossi di Santa Maria Novella per assaggiare per la prima volta uno dei simboli della tradizione fiorentina, il lampredotto. Ragazzi, vi lascio anche una patatina arrosto. La terra sta il giallo dei beccapavini. E proprio qui, dopo essere stati riconosciuti da diversi ragazzi, ne ho approfittato per fare una domanda molto semplice. Che cos'è davvero il calcio storico fiorentino per chi lo vive ogni anno? Allora ragazzi, oggi siamo qua con Nicolò della trattoria del Rocco. Ok, Nicolò, ci spieghi un attimino come funziona, perché ho visto che tutto il locale, anche le vostre magliette, ci sono praticamente i Rossi, sponsorizzate i Rossi. Come funziona sta cosa qua di appartenenza? Allora, Firenze è divisa da 4 quartieri. Il mio quartiere che sarebbe Santa Maria Novella, ok? Poi c'è Santa Croce che sono gli azzurri, poi Santo Spirito che sono i bianchi e il Battistero che sarebbe il centro di Firenze sono i verdi. Questa canzone è? Questa qua sarebbe Santa Croce, infatti noi siamo vicino a Santa Croce. Infatti te mi dove andavi perché noi siamo dei Rossi pur essendo vicino a... quello che dico, sì. E perché noi siamo nati all'Isolotto, un quartiere dove i Rossi si sono stabiliti, va bene, e dove tuttora si allenano e noi ci siamo cresciuti, ci abbiamo vissuto a questi ragazzi e ora io sto provando a allenarmi con loro e è un onore perché non si fa per soldi, non si fa per qualcosa, si fa... È tutta una questione di appartenenza, di combattere per il proprio paese. Appartenenza proprio per il proprio valore, per combattere accanto ai propri fratelli, e è una cosa che non si può... io ve la provo a raccontare, ma quando te la racconto a me mi vengono i brividi, ma perché è una cosa troppo bella. È una cosa che per noi fiorentini proprio noi ci diamo il cuore e l'anima. Bellissimo, cavolo, minchia, bello, grazie per la spiegazione. Grazie a e il voi. panino buonissimo, il panino alla Grazie. bomba, lampredotto una bomba. La cosa che mi ha colpito maggiormente nelle parole di questo ragazzo è che qui non si tratta soltanto di uno sport, qui si parla di appartenenza, di identità, di orgoglio, perché ogni fiorentino non tifa semplicemente una squadra, difende il proprio quartiere. Dopo pranzo ci siamo diretti nell'appartamento che ci avrebbe ospitato per seguire l'intera partita da una posizione davvero privilegiata, affacciata direttamente sulla piazza. Una figata incredibile. Ma prima di vivere questo spettacolo facciamo un passo indietro, perché per capire il calcio storico fiorentino bisogna prima capire la sua storia. Una storia che ci riporta indietro fino al 1530, una Firenze sotto assedio, circondata dalle truppe dell'imperatore Carlo V. E proprio in quel momento i fiorentini decisero di mandare un messaggio fortissimo ai loro nemici.
scendere in piazza e giocare una partita. Come a dire, non ci arrenderemo. Da quel giorno nasce il mito del calcio storico fiorentino. Ma come funziona esattamente? Chi sono le 4 squadre che si affrontano ogni anno? Come si segnano i punti? E soprattutto, perché sembra una gigantesca battaglia rinascimentale? Scopriamolo insieme. Le 4 squadre rappresentano i 4 quartieri storici di Firenze: i rossi di Santa Maria Novella, i bianchi di Santo Spirito, gli azzurri di Santa Croce e i verdi di San Giovanni. Per i fiorentini non è soltanto una squadra, è un vero e proprio senso di appartenenza tramandato da generazioni. Voglio anche menzionare alcuni nomi rilevanti che ho avuto il piacere di conoscere nel mondo del calcio storico fiorentino, perché nel tempo ho capito che questo ambiente è molto più vicino al mondo degli sport da combattimento di quanto si possa immaginare. Ho avuto il piacere di conoscere Pietro Cappelli, storico calciante degli azzurri ed ex fighter professionista di MMA, Paolo Bologna, pugile professionista e calciante degli azzurri, Andrea Bicchi, fighter professionista di BKFC e calciante nella squadra dei bianchi, ed infine Ernesto Papa, ex fighter di MMA, attuale fighter di BKFC a mani nude e calciante nella squadra dei rossi. Con Ernesto abbiamo anche avuto l'onore di ospitarlo al dojo e di fare una bellissima chiacchierata insieme. Una persona splendida, oltre che un atleta e un combattente incredibile. Ma il calcio storico fiorentino non inizia con il fischio d'inizio della partita. Prima del match c'è un momento altrettanto importante, il corteo storico della Repubblica Fiorentina. Ho avuto il piacere di assistere anche a questo spettacolo, che accompagna l'attesa della partita e attraversa le vie della città fino ad arrivare in piazza Santa Croce. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Decine e decine di figuranti vestiti con abiti rinascimentali fedelmente ricostruiti sfilano rappresentando la Firenze del Cinquecento. E qui ho capito che il corteo è una parte fondamentale della partita, penso sia anche parte integrante della stessa, dato che ha avuto una durata di circa un'ora e mezza. Ogni squadra è composta da 27 calcianti, per un totale di 54 giocatori in campo contemporaneamente. La partita dura 50 minuti senza interruzioni e l'obiettivo è realizzare una caccia, che è l'equivalente del gol. Per segnare una caccia, il pallone deve essere portato e lanciato oltre la rete che si trova sul fondo del campo. Ma attenzione, se il tiro supera la rete e finisce troppo alto, alla squadra avversaria viene assegnata mezza caccia. E la cosa incredibile è che il combattimento non è una conseguenza del gioco, è parte integrante del gioco stesso. Alcuni giocatori si occupano di attaccare e cercare di segnare, mentre altri hanno il compito di ingaggiare e neutralizzare gli avversari per creare spazio ai propri compagni. Ed è proprio questo mix di strategia, atletismo e combattimento a rendere il calcio storico fiorentino qualcosa di unico al mondo. Guarda là. Vai Ale, vai Ale. Ma arriviamo alla domanda che probabilmente tutti si stanno facendo. Che cosa si può fare realmente durante il combattimento? Si possono eseguire placcaggi, atterramenti e immobilizzazioni. È possibile affrontare un avversario in uno scontro corpo a corpo, ma lo scontro deve essere ingaggiato faccia a faccia. Non si può aggredire una persona in 3 contro 1, non si può colpire qualcuno alle spalle o a tradimento. L'unica eccezione riguarda il giocatore che sta trasportando il pallone, che può essere fermato contemporaneamente da più avversari. Una volta che un calciante viene portato a terra, non può essere colpito.
può però essere controllato e mobilizzato per impedirgli di tornare subito in azione. Sono vietati i calci al viso, i colpi al collo e tutti quei gesti considerati particolarmente pericolosi. Inoltre sono vietati placcaggi rigidi alle spalle dalla vita in su, così come saltare addosso a un avversario già a terra. E se queste regole vengono violate, la conseguenza è immediata: espulsione dal campo. E infatti durante la partita a cui abbiamo assistito abbiamo visto anche alcuni calcianti venire espulsi proprio per non aver rispettato il regolamento. Che dire ragazzi, essendo la prima volta che assistevo a una partita di calcio storico fiorentino, ci ho messo un po' a capire tutte le dinamiche del gioco. All'inizio può sembrare soltanto un insieme di botte e caos, ma più osservavo la partita e più mi rendevo conto di una cosa: il calcio storico fiorentino non è soltanto combattimento, è strategia, è tecnica, ma soprattutto è onore, perché qui non ci sono premi in denaro, stipendi o guadagni economici. Si combatte semplicemente per rappresentare il proprio quartiere e difenderne i valori. La partita in cui abbiamo assistito si è conclusa con un netto dominio dei rossi sui verdi, con un risultato, se non erro, di 22-2. Il giorno successivo invece gli azzurri hanno avuto la meglio sui bianchi. Questo significa che la finalissima del 24 giugno vedrà affrontarsi proprio i rossi contro gli azzurri, ma la cosa che più mi ha sorpreso è stato il rispetto reciproco. Nonostante la durezza degli scontri, ho visto avversari abbracciarsi, aiutarsi a rialzare e dimostrare rispetto anche durante la partita. E la stessa cosa vale per i tifosi, che hanno vissuto questo evento con grande passione, ma sempre nel rispetto degli altri, senza creare quegli scontri esterni che purtroppo siamo abituati a vedere in altri contesti sportivi. Ed è forse proprio questo il messaggio più bello che mi porterò a casa: il calcio storico fiorentino non è una rissa organizzata, è una tradizione unica che da quasi 500 anni continua a tramandare valori come appartenenza, sacrificio, rispetto e onore. E dobbiamo ritenerci davvero fortunati ad avere una tradizione così straordinaria proprio qui in Italia. Infine un enorme grazie a Gabriel Rapisarda, presidente italiano della BKFC, per averci invitato e ospitato in una location davvero d'onore, che ci ha permesso di vivere questa esperienza da una prospettiva privilegiata. Un'esperienza che senza dubbio non dimenticherò.